Un tuffatore di 60 kg di massa si tuffa da fermo da un'altezza di 10 metri. Calcola la velocità del tuffatore quando colpisce l'acqua trascurando l'attrito con l'aria. Disegniamo quanto ci chiede il problema, quindi abbiamo una piscina. Su questa piscina c'è un trampolino sulla quale c'è un tuffatore pronto a tuffarsi. Allora, per rispondere alla domanda della velocità del tuffatore quando colpisce l'acqua, identifichiamo anche un sistema di riferimento che sia in linea con la superficie dell'acqua. Quindi il nostro sistema di riferimento ha l'origine con la superficie dell'acqua. Per risolvere questo problema dobbiamo applicare la legge del moto uniformemente accelerato, che ricordiamo essere uguale S uguale S0 più V0t più un mezzo A t quadro. Andiamo a vedere quali sono le informazioni che conosciamo. Sappiamo che il tuffatore si tuffa da un'altezza di 10 metri, ma quando arriva sulla superficie dell'acqua la sua distanza rispetto al nostro sistema di riferimento, in questo punto, la sua altezza è 0. Quindi come dire che 0, che è il nostro S, uguale la distanza che c'è, il nostro S0 è di 10 metri, quindi 10 metri, più la velocità che ha il nuotatore prima di tuffarsi è 0, perché si tuffa da fermo, quindi questa quantità non c'è, più un mezzo AT quadro. Un mezzo A rappresenta l'accelerazione di gravità. L'accelerazione di gravità sappiamo che è diretta verso il basso, G, quindi contraria come verso al nostro sistema di riferimento, quindi mettiamo meno 9,8 per t alla seconda. Andiamo a risolvere questa equazione e viene che 0 uguale a 10 meno 9,8 fratto 2 t alla seconda, da cui t alla seconda uguale a 10 per 2 diviso 9,8, t uguale a più o meno la radice quadrata di 10 per 2 diviso 9,8 uguale 1,43 secondi. Il segno meno rispetto al tempo non lo consideriamo, quindi 1,43 secondi. Vogliamo calcolare a questo punto la velocità del nuotatore del tuffatore quando arriva sull'acqua. Utilizziamo la formula dell'accelerazione media, che sappiamo che l'accelerazione è uguale alla variazione di velocità diviso l'intervallo di tempo. Sappiamo che la nostra accelerazione è quella di gravità, quindi meno 9,8 uguale, la velocità è quella che noi vogliamo calcolare, la variazione di velocità, il tempo è 1,43 secondi, l'intervallo di tempo. Quindi la velocità o la variazione di velocità partendo da fermo o velocità finale del nuotatore quando arriva sull'acqua uguale a meno 9,8 per 1,43 uguale a meno 14 metri al secondo. Il segno meno sta a indicare che il verso della velocità
corrisponde col verso dell'accelerazione ed è rivolto verso il basso, quindi con verso contrario rispetto al nostro sistema di riferimento. La seconda domanda del problema è: il tuffatore si ferma a una profondità di 5 metri sotto la superficie dell'acqua. Determina la forza media esercitata dall'acqua per arrestarlo. Quindi abbiamo sempre la nostra piscina. Il tuffatore è entrato nell'acqua e si ferma a una profondità di circa 5 metri. Prendiamo anche qui un sistema di riferimento che sia con l'origine sempre sulla superficie dell'acqua, quindi il tuffatore si ferma a una distanza di 5 metri rispetto alla superficie dell'acqua. Mettiamo meno 5 metri, meno 5 rispetto al sistema di riferimento. Anche qui andiamo a utilizzare la nostra formula del moto uniformemente accelerato. A questo punto, andando a sostituire, abbiamo che la nostra S adesso vale meno 5, perché è la distanza rispetto al nostro sistema di riferimento a cui si ferma il tuffatore. Quindi meno 5 uguale S0 corrisponde a 0, perché corrisponde al momento in cui il tuffatore è sulla superficie dell'acqua, più sarebbe la velocità iniziale quando tocca la superficie dell'acqua. La velocità iniziale è meno 14 metri al secondo per t, più un mezzo a è l'accelerazione che si contrappone alla velocità del nuotatore e spinge verso l'alto, in questo caso, fino a fermarla. Quindi la direzione dell'accelerazione per fermare il nuotatore è diretta verso l'alto, quindi concorde con il nostro sistema di riferimento. Quindi più un mezzo a, perché non lo conosciamo, t quadro. Però un'altra informazione che sappiamo, quindi questo problema va messo a sistema con l'accelerazione media. Quindi sappiamo che l'accelerazione media del nuotatore è uguale alla variazione di velocità nell'intervallo di tempo. Ma la variazione di velocità non è altro che la differenza fra la velocità finale e la velocità iniziale. Quindi la velocità finale è 0, meno qual era la velocità iniziale? La velocità iniziale era meno 14, quindi meno 14, diviso l'intervallo di tempo. L'intervallo di tempo è la differenza fra il tempo finale in cui il nuotatore si ferma meno il tempo iniziale. Abbiamo preso come riferimento il momento in cui il tuffatore entra dentro l'acqua, quindi il tempo iniziale possiamo dire che abbiamo fatto partire il nostro cronometro quando il tuffatore entra nell'acqua, quindi il tempo iniziale è uguale a 0, il tempo finale corrisponde con il tempo in cui il nuotatore arriva alla distanza di 5 metri, quindi il nostro tempo finale è il valore t che abbiamo messo all'interno della prima equazione del sistema, quindi t uguale a 14 fratto t. Andiamo a sostituire questo valore, quindi abbiamo meno 5 uguale a meno 14t più un mezzo che moltiplica 14t, al posto della a abbiamo messo
il valore della A corrispondente, dell'accelerazione media, questo, per t alla seconda. E sempre l'accelerazione è uguale a 14 diviso t. Il quadrato si semplifica col t a denominatore, il 14 si semplifica con il 2 e resta un 7, quindi abbiamo che meno 5 uguale a meno 14 più 7t, è come dire che meno 5 è uguale a meno 7t, con A uguale a 14 diviso t, da cui ricaviamo che il tempo è uguale a 5 diviso 7 e l'accelerazione a questo punto sarà uguale a 14 per 7 diviso 5, perché il t era denominatore, uguale a 19,6 metri fratto secondo quadrato. T era in secondi. Il problema ci chiede di determinare la forza media esercitata dall'acqua per arrestarlo. Sappiamo che la forza è uguale alla massa per l'accelerazione, quindi la forza sarà uguale al peso del tuffatore, 60 per 19,6, uguale 1176 newton, che possiamo anche scrivere come 1,2 per 10 alla 3 newton.